Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti su Ferrovie Miniature, io sono Gio. Oggi andiamo a fare, a grande richiesta, una reaction che da tanto tempo che non facevamo in questo canale. Quindi mettetevi comodi, andiamo a vedere un po' di cosine interessanti, ma soprattutto colgo l'occasione anche per rispondere a un po' di domande che mi fate spesso, tipo: proseguirai con il plastico in scala N? Assolutamente sì, il modulo è da parte. Sto facendo delle varianti, l'avevo spiegato in un video che forse non avete visto, e quindi mi sto sistemando sempre col discorso laboratorio. Poi quest'anno, diciamo che questa estate, sto approfittando in alcuni momenti per cercare di spingere un po' di più sul plastico di Daniel, perché voglio finirlo, perché poi voglio cominciare una nuova serie di plastici che vi avevo promesso, soprattutto quello sotto casa mia, quello sotto la taverna. Quindi ci sono un sacco di cose da fare in questo canale, da qua a che vado in pensione. Quindi mettetevi comodi che c'è tanta roba. Sta canale, quindi ragazzi, questo canale non è in abbandono, quindi state tranquilli e sereni che arriva tutto. In più i tutorial, ragazzi, io i tutorial ve li ho fatti sempre in base alle mie capacità e soprattutto alle mie potenzialità, nel senso che se ho del materiale in casa che devo costruire o consegnare a qualche cliente, approfitto per farvelo vedere, ma così non ho opportunità di farvi vedere sempre dei tutorial. Ho per voi pronti prossimamente dei video per quanto riguarda la centrale EcoSlink della ESU, se può interessarvi, non lo so, fatemelo sapere qua sotto se vi interessa, con l'occasione che Daniel me l'ha spedita per configurarla per il suo plastico, magari vi farò vedere un po' di cosine. Ecco, questo è quello che posso fare ragazzi, ok? Ci sono un po' di cose, Daniel mi ha spedito un sacco di roba ultimamente, mi ha spedito anche delle cose da costruire, quindi magari vedrete quelle, e poi appunto, ripeto, nel prossimo video vedrete avanzamenti del lavoro di Daniel. Ma adesso andiamo a vedere, a curiosare quello che fanno gli altri. Partiamo con questo plastico. Allora, in alcuni video lascio l'audio originale perché c'è l'audio di base, in alcuni video purtroppo devo togliere l'audio perché ci sono le musiche col copyright. Andiamo a vedere questo plastico che stanno costruendo. Guardate, io vi invito sempre a mettere nei commenti se conoscete la fonte, ok? Mi fa piacere sapere che magari vi interessate anche voi di questa cosa. E qua ovviamente, come potete sentire, se sentite l'audio, si tratta di Germania e stiamo vedendo appunto un plastico modulare ma statico, tagliato a moduli, con dei telai fatti veramente bene, nello stile standard ovviamente. E guardate la grandezza di questi moduli, che è veramente impressionante, nel senso che si tratta sicuramente di un grande posto dove ospita sicuramente un vasto plastico. Qua mi ricorda un po' la mia associazione, un po' messa meglio ovviamente, ma guardate che bello, guardate i dettagli, diciamo molto minimal ma preciso, pulito, fin troppo per certi aspetti, però guardate, a me piace molto il layout che c'è là in fondo e soprattutto mi piace la modalità pensata per l'aggiunzione dei moduli, che potete vedere appunto, intuite da soli, ok? I cablaggi sono molto sistemati, diciamo, in maniera discreta, oserei dire. Si può fare di meglio, perché questo è un cablaggio molto diciamo basico. Ci sono ormai tecnologie molto più avanzate, io parlo per chi magari lo fa effettivamente in quelle situazioni molto grandi, molto professionali, e chi sa di questo capisce quello che sto dicendo. Andiamo a vedere subito questo layout all'aperto. Guardate ragazzi che bello, scala G, ok? Uno dei miei sogni che probabilmente potremo realizzare un giorno, ma non so quando. E qua si tratta appunto di un plastico, o meglio di un tracciato all'aperto con una locomotiva che viene caricata, come potete vedere, realmente. Funziona con una caldaia come nella realtà. È caricata a gas, quindi una particolarità su questo, è caricata a gas e non a carbone. Però ragazzi produce una certa forza ed è in grado di trainare tutti questi carri, e guardate, viene spinta e attivata, e guardate che bellezza. Ovviamente stiamo parlando di un sistema all'aperto in un parco molto grande che invidio tantissimo ragazzi. Guardate che bello, Poppy, Trains in the Garden. Il treno nel giardino, ragazzi, uno dei miei sogni sicuramente, ma dovremmo fare un sacco di modifiche, ma ne parliamo più avanti. Ma andiamo a vedere il prossimo, sempre una scala da giardino, non è la scala G questa ragazzi, e guardate, è stata totalmente autocostruita e si va a intersezionare all'interno di un binario reale, guardate. Quindi questo è lo scartamento reale delle ferrovie,
e questa mini ferrovia si interseca all'interno di quella più grande con questo scambio geniale. È stato fatto in questa maniera, vedete, addirittura è stata fatta una struttura sotterranea con gettata di cemento armato, in poche parole, hanno fatto la struttura di ferro, hanno fatto la colata e hanno appoggiato sopra i binari per poi appunto creare questa ferrovia, guardate, che va a finire, passa all'interno della ferrovia reale. Sono quelle cose che ti lasciano un po' così, nel senso che quando vedi questi tipi di video capisci che nel mondo c'è chi fa veramente delle cose straordinarie e impensabili, magari specialmente per un popolo come il nostro, l'Italia, che su questo mondo siamo veramente molto molto indietro. Molto bello, non so se qua siamo in Italia, molto probabilmente siamo addirittura in Asia, quindi qualcosa di veramente eccezionale e devo dire yeah. Andiamo avanti, vediamo il prossimo. Ecco, qua invece andiamo nell'H0 e qua volevo farvelo vedere perché mi ha fatto venire veramente una bella idea, cioè vi sta facendo vedere che ha creato una fossa di ispezione dove sopra è appoggiato e alloggiato l'edificio, in questo caso una piccola stazioncina, e sotto questa botola vi sono posizionati i due servi motori per appunto poterli poi magari controllare per fare manutenzione senza dover necessariamente andare sotto il plastico. La trovo una genialata, specialmente appunto se si tratta di una ferrovia dove magari siamo rialzati di almeno 10 cm. Quindi ottima idea, ottima scelta di fare questo tipo di cablaggio. Io direi di dargli un bel 10. Votate anche voi, diamo dei voti, ok, a tutti i video che vi sto facendo vedere. Io direi un bel 10 solo per l'idea, perché la trovo veramente eccezionale. Passiamo al prossimo video. Qua purtroppo questo ve lo faccio vedere perché mi è apparso nei reel e ho visto questa tempesta, questo temporale che è andato ad allagare. Questo, allora, è un plastico all'aperto in scala H0, però all'aperto. Si può fare, poi vi spiego, vi parlo di questa cosa. Si può fare anche questo, non è necessariamente diciamo obbligatorio l'uso della scala G, però vanno apportate delle modifiche che magari ve ne parlerò in un video specifico, perché tanti me l'hanno chiesto se si può usare l'H0 all'aperto. Si può fare, ma vanno fatte delle modifiche importanti, altrimenti non funziona un bel niente, buttate via tutto. Comunque guardate, sono dispiaciuto di questo fenomeno, però la bellezza di tutto ciò è proprio il fatto di vedere che nonostante la tempesta tutto rimane lì, fermo, bloccato. Passiamo al prossimo, ragazzi. Qua siamo in un layout, forse qua abbiamo l'audio originale, sì. Abbiamo l'audio originale, abbiamo un traino di carri silos, carri cisterna, e mi piace molto questo layout, molto tedesco, sapete che io lo amo, ma soprattutto mi piace la fluidità del movimento del treno, che io ci tengo molto. Tra l'altro stiamo guardando un plastico con dei binari Märklin, e ovviamente lo sapete benissimo, Märklin per quanto riguarda l'estetica del binario non è proprio il top, lo sappiamo questa cosa, però non è top perché è comunque infastidito da quel pattino centrale che effettivamente toglie un po' l'effetto realistico, anche se comunque sono di facile cablaggio in messa in opera, perché è facilitata dal fatto appunto che in corrente alternata si riesce a fare meno problemi di cablaggi, di allacciamenti elettronici ed elettrici, proprio per il fatto che c'è il terzo binario che vi facilita molte operazioni. Non c'è il problema del cortocircuito e tante altre cose. Comunque è molto bello, il plastico in lavorazione credo, e da quello che vedo lo spiovente in alto, si tratta appunto di un plastico posato in una mansarda, si capisce dallo spiovente del tetto. Molto bello, ragazzi. Andiamo avanti, e qua questo qui ho detto, ma cosa sta per succedere? Hanno messo queste piccole locomotive da manovra in fila come se fosse una gara di auto, ok? È divertente come video, però niente di che, però mi è piaciuto vederlo proprio per il fatto che hanno messo tutte queste locomotive che tra di loro vanno in competizione, no? Sono 2, 4, 6 locomotive in un bel impiantino, tra l'altro, quindi molto bello l'impianto sotto che mi ha attirato subito l'attenzione. 6 binari a vista più altri 3 binari, anzi 4 dall'altra parte a sinistra, ed è una cosa molto simpatica, dai.
Passiamo al prossimo, vediamo che cosa c'è ancora. Ah, eccolo qua, questo qui, Macro City PL, credo che sia dal linguaggio. Makiety, no i mamy tutaj już wszystko zebrane. To co dało się zdemontować. Siamo nell'Europa dell'Est. Reszta już wklejona na sztywno, zobaczcie jak tu się pusto. E sta spiegando appunto il suo layout, quindi vabbè, togliamo l'audio, tanto non ci capiamo niente, però ragazzi guardate che lavoro, guardate che roba, c'è la piattaforma là in fondo e poi c'è praticamente questa mansarda, perché anche questa è una mansarda molto alta, è stata sfruttata all'osso per ogni minima angolazione con questi lunghi moduli lineari, non troppo larghi, però lunghi, dove appunto gli ha consentito di poter fare tanta roba. Lì c'è un anello di ritorno e lì dove c'è la porta molto probabilmente poteva succedere che ci fosse un ponte, ma non lo so. Qua invece guardate questa parte qua, mi piace un po' meno questa parte esteticamente, quelle montagne lì, quelle rocce così non mi piacciono molto, però ha sfruttato proprio bene tutto lo spazio a disposizione. Ovviamente qua sei come si dice, sei un po' impiccato con lo spazio, ti muovi pochissimo all'interno, però vabbè, una volta che l'hai finito te lo gusti così, ma immagino che durante la costruzione non sia stata un'opera molto facile. Mi è piaciuto per quanto riguarda lo smistamento dei binari, non tanto per la qualità del layout e il realismo, ok, sembra un plastico abbastanza fantasy, non proprio come quello di Daniel che è ancora più fantasy, però insomma abbastanza carino. Guardate, sempre nello stesso video si vede un po' più nel dettaglio la parte dello scalo, vedete? È molto bella, qua si fa vedere un po' più da vicino. Guardate, qui ci sono tutta una serie di manovre dove i treni possono decidere di prendere delle strade un po' diverse, ma riescono a collegarsi con l'altro modulo dall'altra parte attraverso questo sorpasso per poi tornare indietro. È fatto bene ragazzi, è pensato bene, devo dire la verità, è pensato bene. Addirittura abbiamo un livello in alto con quel ponte gigante che scavalca tutta la città dall'altra parte per poi ritornare di là. Ottimo lavoro, direi ragazzi, molto bello. Ripeto, molto bello per quanto riguarda l'armamento, cioè l'idea di come far viaggiare i convogli. Avrei fatto un panorama diverso, però sono dettagli. Qui abbiamo invece un piccolo plastico che mi è piaciuto abbastanza per il fatto che è un piattone di quelli che piacciono a Osvaldo. Ciao Osvaldo se ci stai seguendo, però mi piace molto il fatto che in poco spazio qua ragazzi si è riusciti a mettere una stazione mastodontica in un ovale praticamente, vedete? Siamo sempre nella zona del plastico che avevamo visto prima, quindi una mansarda anche qua, sempre binari Märklin, ma vedete, a me piace molto e piacciono soprattutto quelle case che si vedono in lontananza. Questa, siamo sempre sullo stesso plastico, ma siamo nel dettaglio, stiamo vedendo una locomotiva a vapore che sta effettuando una manovra sopra una pozza di ispezione illuminata con il LED, in più sta facendo l'effetto del vapore. Anche qui i binari Märklin, se no si arrabbiano. Molto bello, guardate che poi si vede la piattaforma dietro, molto bello. E qua invece mi ha praticamente bloccato durante la visione dei reel questa scena, proprio perché ci sono questi scambi fatti con questa inclinazione in una percentuale da 30 a 38 gradi e guardate che bello, cioè è proprio questo che ti crea quell'effetto di assaporare una ferrovia reale. Poi tra l'altro quando io vedo questi movimenti fatti bene c'è un po' di saltellio, sì, però guardate come fluido il movimento del treno, quindi quando tu vedi un reel così non puoi non mettere il like e non puoi dire che questo è un voto da 10 solo per come è strutturato l'armamento, solo per il fatto che questo è tutto diesel e da lontano si vedono quei segnali luminosi che ti lasciano appunto quel senso di profondo, quel senso di chissà dove andrà questo treno. Anche qua un altro scorcio che assomiglia molto allo scorcio che sta per avvenire nel plastico di Daniel, che vedrete nei prossimi video, assomiglia molto, però qua mi piace il fatto che attraversi questo fiumiciattolo con questa diciamo
natura molto molto dettagliata, mi piace un botto, anche come è stata fatta l'acqua sotto, il flusso dell'acqua in movimento è molto bello, ma soprattutto ragazzi la posa di questi binari e l'andamento del treno. Io ripeto, quando vedo quei video, quei treni che schizzano a velocità supersoniche, vado fuori di testa. Quando vedo questo per me è poesia pura e armonia e non so che dirvi, proprio guardate che bellezza. Ecco, questa roba mi piace un botto, come mi piace un botto il modo in cui questo Roots Sandoval si chiama, stende la massicciata, guardate, ma poi come è fatto bene questo binario, siamo in scala 1, guardate che bellezza, proprio bello, cioè lo stile in cui sono posati questi binari, la massicciata e il modo in cui vengono stesi, ma soprattutto la struttura del legno, di come è stato lavorato bene, ragazzi. Bene, questo video finisce dandovi l'ispirazione su questa foto che non so cos'ha, ma me lo dovete scrivere se secondo voi avete capito la mia emozione davanti a questa foto. Si tratta della foto di un plastico, ovviamente, e che c'è anche del video dietro a questo plastico, che è qualcosa di straordinario, ma questo video lo potremo vedere solamente se questo video che stiamo facendo adesso supera almeno 500 like, perché è un video che è particolarmente dettagliato, che sicuramente potrà andare a destabilizzare l'emotività di tutti voi se siete amanti del modellismo ferroviario. Bene ragazzi, il video finisce qua. Io nel frattempo vi invito a guardare gli altri miei video che ho già fatto, se non li avete visti, se siete nuovi in questo canale, e se siete nuovi vi invito anche ad iscrivervi attivando la campanellina, lasciate il vostro like, e se volete seguirmi anche nel canale di Fai da Te, si chiama Joe Warcraft, dove rifaccio Fai da Te, vi può essere sempre d'aiuto per l'utilizzo di attrezzature eccetera eccetera, adatte al modellismo anche ovviamente. E poi ragazzi ci vediamo prossimamente con gli avanzamenti dei lavori. Ho un altro video da farvi vedere, un progettino nuovo per un cliente che me l'ha chiesto, ve lo farò vedere più avanti, è molto bello, è un'occasione per farvi vedere come utilizzare SCARM o AnyRay. Ragazzi ci vediamo alla prossima, grazie per avermi guardato, un saluto, ciao!